Questa sera abbiamo una puntata molto interessante perché è dedicata ad un tema intanto altrettanto interessante che è Amiga, un tema che a me è particolarmente caro perché è stato il computer della mia giovinezza, potremmo dire, di chi ha un'età, diciamo, nei dintorni della mia. E abbiamo un ospite altrettanto interessante che vi vado subito a presentare, è Paolo Besser. Buonasera Paolo. Buonasera Riccardo. Allora, intanto non posso che ringraziare Paolo di essere con noi e è doveroso comunque fare una breve presentazione di Paolo che è già conosciuto, diciamo, sia come volto ma soprattutto come firma perché ricordiamo che è stato redattore e caporedattore di Zap, la mitica rivista dedicata ai computer e ai console e videogiochi a 8 bit negli anni 80 a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 è stato ed è tuttora redattore di TGM, The Games Machine, che tra l'altro, se non sbaglio Paolo, è la rivista più longeva di Europa, mi sembra di aver letto, rivista di Direi videogiochi. dell'intero mondo occidentale in realtà, perché c'è solo una rivista giapponese che ci supera di pochi mesi, ma in realtà TGM da più di 32 anni in edicola, quindi sicuramente è un bel risultato questo. Sì, è un risultato stupefacente il fatto che sia ancora un giornale cartaceo che non abbia mai interrotto dato la pubblicazione in un mondo che oggi è completamente digitale, anche se ho visto che TGM è ben presente anche in versione telematica, potremmo dire, con un termine che forse è anche un po' vintage. Comunque, ehm, andiamo a sodo. Allora, oggi parleremo abbiamo detto di Amiga, però ne parleremo in un modo un po' particolare, perché non parleremo dei computer Amiga, quelli classici, quelli che conosciamo, come diciamo, quelli della mia età conoscono abbastanza bene, ma parleremo di PC. Parlando di PC di solito significa parlare di emulazione, ma non parleremo nemmeno di emulazione, perché parleremo di un sistema operativo in particolare, quello che potete già intravedere alle mie spalle, che si chiama Icarus Desktop ed è il sistema operativo di cui Paolo è maintainer ufficiale, quindi è tra l'altro un sistema operativo molto italiano da questo punto di vista. Abbiamo quindi la fortuna di avere in casa il maintainer del progetto Icarus Desktop derivato di Aros, di cui adesso Paolo ci parlerà meglio, ma lascio direttamente la palla a lui che sa spiegare sicuramente meglio di chiunque altro a questo punto di cosa stiamo parlando. Prego Paolo. Beh, Aros è nato inizialmente come un Amiga Replacement Operating System, poi è diventato Research per vari motivi. Nasceva nel 1995 come un tentativo di dare un seguito al sistema operativo di Amiga in una salsa open source, quindi più o meno come aveva fatto Linux con Unix, quando, ahimè, Commodore era da poco fallita e non si sapeva bene di preciso quale sarebbe stato il futuro effettivo che avrebbe avuto Amiga OS. Da allora di acqua ne è passata parecchia sotto i ponti e Aros, che è un sistema per l'appunto open source, portato avanti da una community di sviluppatori che si è ingrandita, si è rimpicciolita, si è di nuovo ingrandita e via discorrendo nel tempo, adesso è un sistema tranquillamente utilizzabile. Certo, se io vi dicessi che potete usarlo al posto di Linux o al posto di Windows o di Mac, vi mentirei. Ma non è questo lo scopo. In realtà Aros è portato avanti per una questione proprio di amore viscerale che hanno i suoi sviluppatori. E io porto avanti Icarus Desktop, che è la sua distribuzione più famosa e più diffusa al mondo, un po' per tanti motivi, un po' per passione, un po' perché mi diverte farlo e un po' anche perché c'è una sfida. A me piace tanto aggiungergli sempre nuove feature, sempre nuove opzioni, nuovi programmi, nuove cose da farle fare, proprio per vedere fin dove riesco a spingerla. Ok, quindi tanto per fare chiarezza,
stiamo parlando di un sistema operativo per computer x86, quindi computer per capirci, basati su processori Intel, AMD, gli stessi Sì. computer che abbiamo sotto mano, quello stesso computer che ho qui davanti in questo momento, che si propone, adesso io ti dico come l'ho capita io, però mi spiegherai tu, se mi confermerai tu se ho capito bene, si propone di portare il modo di pensare di Amiga ai giorni nostri, in un certo senso, su macchine contemporanee con la potenza e la versatilità che ci possono donare oggi e che i computer Amiga di allora non possono più farlo per evidenti disparità tecnologica. Dopo stiamo parlando di 35 anni forse dall'inizio di questa Sì, tecnologia. hai colpito precisamente nel segno, perché in realtà Aros si propone esattamente di fare questo, cioè di prendere quello che era il linguaggio di Amiga OS e portarlo di sana pianta su PC, ma non solo su PC, anche su altre piattaforme. C'è persino una versione di Aros che gira su Amiga e che quindi può essere utilizzata al posto del sistema operativo originale. Quindi per dire, cioè, c'è proprio una volontà di portare avanti questo discorso in maniera del tutto libera e indipendente. Quindi sì, io devo dire che mi sono informato per installare Aros in versione 68.000 sul mio Amiga 1200, però non ho ancora trovato molto supporto. Diciamo che Icarus Desktop per PC è ampiamente da te documentato, tra l'altro in lingua inglese, sul sito web ufficiale. Ci sono tanti video che spiegano come installarlo. Poi devo dire anche piuttosto semplice, perché scarichi l'immagine, la installi come un qualsiasi sistema operativo Linux, ad esempio, anche forse più semplicemente parte. Mentre invece installare Aros, quindi ricordiamo, diciamo che Aros è come dire Linux e la tua Icarus Desktop è una distribuzione, come potrebbe essere Ubuntu, per far capire Esatto. a chi ci ascolta, no? Però io ti chiedo questa cosa. Stiamo parlando di un sistema operativo che è davvero quasi unico nel suo genere, nel senso che al di là del discorso di Amiga, che ci interessa in questo caso dal punto di vista storico, i sistemi operativi per PC sono essenzialmente ad oggi Windows, poi se vogliamo per il momento anche macOS, che comunque gira su processore Intel, e Linux. Tanti sistemi, sedicenti sistemi operativi che io vedo online da scaricare sono poi delle distribuzioni di Linux. Invece questa non è una derivata di Linux comunque. No, 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 c'è tanta confusione tante volte, mi capita anche a me di vederlo nelle persone quando vedono Aros, vedono Grub e pensano che sia per questo basato su Linux. No, ragazzi, Grub è soltanto il bootloader che permette di caricare il kernel, ma è quello di Aros. A meno che io non vada a installare Icarus Desktop in versione hosted, cioè come se fosse un normale programma che gira sotto Linux o che gira sotto Windows, no, è Aros che gestisce tutta la macchina, non è un altro sistema operativo. Quindi in realtà è proprio come se ci fosse il caro buon vecchio exec di Amiga OS che gira tranquillamente sul vostro processore Intel e utilizza le risorse hardware per cui ci sono i driver che riesce a trovare e riesce a usare, insomma. Sì, devo dire che anch'io, io stesso quando ho visto Grub ho detto, "Ah, forse no, ma è Linux", invece no, è perché è Grub che lancia semplicemente il tutto. Esatto. Senti, ti volevo chiedere, per quanto riguarda l'installazione, prima dicevamo semplice da installare, però leggevo che è possibile anche installarlo in versione hosted. Mi Sì, parlavi un altro giorno quando stavamo parlando dell'organizzazione di questa chiacchierata che stiamo facendo, di Hostbridge in particolare. sì. Ci vuoi spiegare un po' meglio di cosa si tratta? Allora, partiamo innanzitutto dalle basi. Icaros in versione hosted che cosa significa? Significa che in buona sostanza Aros è sempre Aros, però invece di prendere possesso della macchina come farebbe in un'installazione nativa o su una virtual machine, semplicemente si preoccupa di tradurre
le chiamate alle API e tutto il resto in qualcosa che il sistema operativo ospite è in grado di capire. Quindi in buona sostanza per voi è come se fosse un programma come tutti gli altri. Per i programmi AROS invece è come se girassero su una macchina AROS vera e propria. Quindi c'è un po' di magia in quello che succede, e questo è dovuto al fatto che esista una versione hosted per Windows di AROS, e ne esiste anche una per Linux, e questa è sicuramente una grandissima comodità. Anche perché vi chiederete che senso abbia utilizzare AROS su Linux o su Windows. Voglio dire, sono sistemi operativi che hanno tutte le applicazioni di questo mondo. AROS invece può contare soltanto sulle applicazioni portate da Amiga o da Unix verso AROS, e sul software che gira per 68K in emulazione sotto Janus UI in maniera più o meno semitrasparente, ma comunque sempre sotto emulazione. Beh, la realtà è che questa è una domanda un po' sbagliata, nel senso che una volta che si ha a disposizione un sistema come Linux o come Windows, la domanda non è a che serve metterci sopra AROS, la domanda è come possiamo sfruttare invece Windows e Linux da AROS. Questa è, diciamo, la domanda che mi sono posto io, e la risposta è Hostbridge. Hostbridge è una tecnologia contenuta in Icarus Desktop che permette di lanciare gli applicativi per Linux o per Windows direttamente da AROS, ovviamente se viene installato in versione hosted. Se viene installato in versione nativa non è possibile. E io qui posso mostrarvi tranquillamente un video di Hostbridge sotto steroidi, cioè un'installazione fatta in maniera da mostrare cosa possa fare davvero Hostbridge. Ok, manda pure la condivisione dello schermo, cerchiamo di mostrarla a nostra volta. Allora, dimmi quando è possibile iniziare. Tu parti pure, quando vedo la condivisione lo trasmettiamo. Hostbridge e poi diciamo anche AmiBridge. Allora, Dimentichiamoci di parlare anche di AmiBridge, che eccola qua la condivisione. Eccoci qui. Allora, come si può notare, qui abbiamo una specie di ambiente misto tra AROS e Linux, perché questa finestra è Linux effettivamente. Dopodiché io posso aprire tranquillamente il mio desktop, le mie finestre con sopra tutte le cose che riguardano Icarus. Posso lanciare i classici programmi di Icarus, come per esempio Zoom Paint, tanto per fare un esempio. Voilà. Ma posso anche lanciare qualche applicativo di Linux, perché quando io lo installo posso anche dirgli vai a prelevare tutte le applicazioni installate e mostrarle, per cui io posso tranquillamente avviare, che ne so, per esempio, vabbè, mettiamolo, visto che l'ho già messo qua, LibreOffice, e utilizzare LibreOffice per Linux. Posso prendere e dire questo è un test, scusate la tastiera. Dopodiché io posso prendere e salvarlo in formato PDF, poi tranquillamente chiudo, posso andare a prendermi i miei documenti nella mia cartella, Documents, dovrebbe essere qua, ed ecco che con AROS PDF io posso aprire tranquillamente il documento che mi sono appena creato. E non è finita qui, perché
a parte il fatto che io posso prendere qualunque applicazione da qua dove ho messo tutte le mie applicazioni dove Ostbridge mette tutte le applicazioni per Linux, io posso prendere, inserirli dentro a MiStart, e un attimo che tiro via questa stringa che non mi piace e lanciarla da qui, per dire. Posso tranquillamente anche avviare una shell e richiamare un'applicazione tipo Firefox come se fosse un normale comando di Amiga OS, ed ecco che appare. Qui qual è naturalmente la comodità? La comodità è che io posso avere accesso praticamente a tutti i siti odierni utilizzando un browser odierno senza tanti problemi, e questo è sicuramente un aspetto molto, molto comodo. Tra l'altro, se si gioca un attimino bene con le impostazioni e tutto, è possibile davvero ottenere un risultato come questo, in cui sembra praticamente che tutte le applicazioni siano parte dello stesso ambiente, quando in realtà è la somma di due che in qualche modo si parlano. Fa venire un po' in mente, almeno a me fa venire un po' in mente Parallels per Mac al contrario praticamente, perché Parallels permette di installare, diciamo, una versione di Windows all'interno di macOS per poter utilizzare i programmi Mac e i programmi Windows all'interno del sistema operativo Macintosh. E invece lui fa partire un sistema operativo che è Icaros all'interno di un altro sistema operativo già esistente e poi prende dal suo interno le applicazioni, quindi è una specie di reverse parallels da un certo punto di vista. Sì, sì, sì. Tra l'altro, questa cosa può avere anche un'applicazione pratica un po' particolare. Io adesso ve la mostro, anche se probabilmente Microsoft avrebbe qualcosa da ridire in proposito, ma comunque giusto per farvi presente che ecco qua io. Allora, adesso ricondivido nuovamente lo schermo, un secondo per mostrarvelo. Allora, quella che vedete qui è una versione di Windows un po' particolare, l'Hyper-V Server. Questo è un hypervisor, quindi in buona sostanza l'unico modo per gestire questa specifica versione di Windows, che proprio contiene soltanto il core del sistema e non contiene neanche la GUI, è la riga di comando. È un po' come tornare al vecchio DOS. In realtà questa è una versione che servirebbe per lanciare delle macchine virtuali in un ambiente Hyper-V. Ovviamente questa cosa perdura finché io non gli installo una GUI, come potrebbe anche essere Icaros, perché no? Ecco che parte Directory Opus, e a questo punto io ho in pratica accesso a tutto il sistema e la possibilità anche di lanciare programmi e quant'altro. Sì, tra l'altro i tempi di avvio sono rapidissimi. Io mi ero stupito quando l'ho provato in versione su macchina virtuale, mi è partito su un computer assolutamente modesto in 4 secondi circa. Certo, perché comunque Aros è un sistema leggero, ma come vedi io posso lanciare anche gli applicativi di Windows senza problemi. Li ho installati sopra e adesso posso tranquillamente usarli. Questo è Chrome e via discorrendo. Quindi in pratica io posso sfruttare Icaros come GUI di sistema laddove la GUI in realtà non c'era, gliel'ho aggiunta io. Cioè, questo giusto per dire che comunque
Icaros in versione hosted può avere un'utilità che trascende anche dalla semplice curiosità. Per quanto riguarda invece l'emulazione, diciamo prima che avremmo parlato dell'emulazione però diciamo di rimbalzi in un certo senso, perché è soltanto un aspetto secondario potremmo dire di tutto quello che c'entra che ruota intorno a Icaros. Io ho letto che c'è una AMI Bridge, una tecnologia che ti permette di utilizzare, ripeto, io da quello che ho capito io, una versione di UAE a box, concettualmente suddivisa come box, che ti permette di utilizzare gli applicativi 68000, quindi quelli nativi per Amiga, in modo trasparente sempre, quindi parliamo sempre di un utilizzo trasparente degli applicativi che si aprono in finestra senza dover lanciare l'emulatore vero e proprio. È così? Beh, allora in realtà no. AMI Bridge lancia un emulatore, lo lancia diciamo completamente perché ovviamente non potrebbe farne a meno. Il discorso è che non si può, come dire, usare il software per Amiga 68K direttamente su PC perché banalmente servirebbe un PC per fare questa cosa, mentre invece l'Amiga era una macchina totalmente diversa, quindi tocca un attimino anche per forza emulare tutta la parte che non c'era. Quello che invece viene utilizzato è AROS per Amiga 68K all'interno di AmiBridge. In questo modo, senza dover ricorrere al sistema operativo originale, alle ROM protette da copyright e tutto il resto, è possibile comunque avere un certo supporto, un discreto supporto alle applicazioni per Amiga OS. Io adesso mi scuso per il continuo saltare di palo in frasca quando si tratta di mostrare Icaros. Comunque questa qui invece è Icaros Desktop in versione nativa, quindi sta girando direttamente sull'hardware, e quello che io posso lanciare, e ovviamente non funzionerà perché quando io voglio mostrare sta cosa non funziona mai. Certo, come sempre. Chiedo scusa, ho fatto un errore io, tra l'altro abbastanza banale, ho lasciato inserito il drive, adesso lo elimino, andiamo un po', via e via. Direte, ma in realtà questa è una macchina virtuale, perché hai detto che è nativa? Perché un'installazione su macchina virtuale, quindi VMware, VirtualBox, eccetera, eccetera, è considerata nativa, in quanto AROS ritiene di stare funzionando direttamente sul processore. Questo mi è comodo anche per mostrare quanto è veloce in realtà l'avvio della distribuzione. Così uniamo l'utile al poco diletto. Sei già partito. Esatto, adesso è partito, avete visto per un secondo lì il calendar, che in pratica è una delle novità di questa versione 2.3 che è appena uscita. C'è la possibilità di tenere comunque sotto controllo i propri appuntamenti, come si fa anche con altri sistemi operativi più blasonati. Quando io voglio lanciare un applicativo 68K devo per forza lanciare Janus UI e lanciare AmiBridge. Cos'ha di buono AmiBridge? AmiBridge ha di buono che rende, diciamo, più semplice la gestione dell'emulazione. Cioè, se io devo lanciare un gioco, se io devo lanciare un programma, ovviamente l'Amiga che dovrò emulare sarà sostanzialmente diverso, perché da una parte avrò una macchina originale, mentre invece dall'altra dovrò per forza di cose avere un Amiga pompato per gestire l'hardware. Io chiedo scusa per la lentezza, ma credo che l'overhead sia dovuto al fatto che c'è anche lo streaming in corso, quindi giusto per mostrare, questo qua è Ignition per
Amiga 68K, e qui lo vediamo tranquillamente funzionare. Sì, in modo trasparente. In maniera, sì, in realtà semi-trasparente, perché poi io posso tranquillamente prendere e dire, abbassare il mio simpatico schermo come facevo ai tempi sull'Amiga Vero, e fare più o meno la stessa cosa, insomma. Sì, tra l'altro l'Amiga Vero, come dici tu, riusciva a gestire le due risoluzioni contemporaneamente quando si faceva quello, mi ricordo. Sì, Una era sì, sì, sì. interlacciata e l'altra no, riusciva a mostrarle contemporaneamente, a fare un Questa mix. era una magia che poteva fare il chipset di Amiga, che era fantastico da questo punto di vista. Non è una cosa che purtroppo è stato possibile replicare in questo caso, ma comunque in ogni caso, vedi, qualche problema c'è sempre quando uno ci si mette lì. Eh sì, censuriamo allora. No, non c'è bisogno di censurare. Vedi, abbiamo anche la Guru Meditation, questo mi è servito anche a fartela vedere in realtà, perché tutto sommato è un aspetto divertente. È bello rivedere queste cose in un ambiente che non sono quelli originali Commodore di tanti anni fa. Insomma, abbiamo bene o male cercato di replicare un po' tutto. Parlando di cose spiacevoli, c'è Lorenzo che ci scrive nei commenti che aveva installato anni fa, immagino quindi Icarus Desktop su un vecchio Acer, e è riuscito a far funzionare audio e rete Ethernet, e chiede la situazione dei driver. Adesso io mi sento già di rispondere che ci sarà qualche brutta notizia, perché quando non c'è il supporto dei produttori di hardware è sempre difficile comunque per forza di cose. Ahimè, i driver sono una palla al piede terribile, perché cioè, il problema è che servono tanti sviluppatori che conoscano bene l'hardware a un livello abbastanza basso e il sistema operativo talmente bene da poter dire ok, programmo un driver per AROS. Ma di solito questa combinazione tra programmatori che conoscono a fondo i sistemi Amiga e programmatori che conoscono a fondo l'hardware, diciamo che è un'intersezione di sistemi davvero difficile da trovare. Poi, se aggiungiamo che Aros è un po' un prodotto borderline, perché alla fin fine ha un interesse molto specifico, trovare chi scrive i driver è veramente difficile. Morale della storia, sì, abbiamo qualche driver per alcune schede di rete e anche per un set di schede wifi, ma ahimè non tutte sono supportate. E siamo ancora purtroppo in quella fase in cui per fare un sistema interamente supportato è necessario informarsi prima su cosa funziona e creare il sistema ad hoc. Sì, quindi è il contrario solitamente di quello che si fa, quindi si selezionare l'hardware in base a quello che è supportato sostanzialmente per farsi una box Icaros. Sì, infatti io consiglio sempre di installare AROS su una macchina virtuale o in versione hosted, su Linux naturalmente, perché su Windows è molto basilare anche lì, però diciamo che l'ideale, se uno vuole farsi la macchina dedicata, è appunto cercare dei pezzi specifici che non litighino con il sistema operativo. In questo modo, quando poi tutto funziona, diciamo che l'esperienza è buona, perché effettivamente è bello vedere i giochi in 3D funzionare, è bello andare su internet, chattare con le persone, utilizzare il browser, quindi voglio dire, comunque si può fare. Naturalmente serve hardware supportato. Parlando di browser, che è un tema sempre molto delicato quando si parla di computer antichi, quindi c'è comunque c'è qualche browser, diciamo, nativo per Icaros, Sì. o siamo comunque relegati a utilizzare in versione Osbridge, Firefox, Chrome e i No, soliti? no, 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 c'è un sistema, c'è per AROS, c'è OUB e funziona anche discretamente. Purtroppo è rimasto un
indietro e quindi alcuni siti hanno smesso di funzionare nel frattempo, ma anche lì abbiamo bisogno di una mano, abbiamo bisogno di programmatori, aiuto, quindi chiunque possa darci una mano è assolutamente benvenuto. Dal punto di vista appunto è open source, no? Quindi il sistema. Chi volesse partecipare come sviluppatore anche a dare una piccola mano al progetto, deve contattarti direttamente, può fare riferimento a delle piattaforme come GitHub o altro? Dunque, dovrebbe collegarsi a www.aros.org e leggere la documentazione, lì trova tutti i contatti e tutti i posti in cui interagire. C'è un forum che è ae.amigalife.org, che è il caro buon vecchio ArosExec che ha cambiato indirizzo. Lì è possibile trovare programmatori e utenti di Aros. E poi, per carità, se qualcuno vuole spedire una mail a me o contattarmi su Facebook, io poi posso cercare di inoltrare, di aiutare come posso. Ok, quindi comunque in ogni caso il fulcro è sempre, diamo il sito, basta cercarlo su Google chiaramente, però ricordiamo che il sito di Icaros è il fulcro per approcciarsi anche come sviluppatori e dare una mano allo sviluppo di questo progetto. Indubbiamente sì. Io non ti chiedo le prospettive che ha questo sistema operativo perché chiaramente non avendo, se mi sembra di capire, fondi, questo è molto legato alle possibilità date dal punto del volontariato. Però c'è da registrare questa cosa, come stavamo dicendo prima, è uno dei pochissimi sistemi operativi, adesso in questo momento non mi viene in mente nessun altro, che non è Linux, non è Windows, non è, diciamo, della famiglia Apple, ma gira su PC. Io mi ricordo BIOS, cioè BEOS, Sì, sì. che poi è diventato forse AIQ, qualcosa del genere. Sì, era nato sulle macchine B-Box che dovevano in teoria fare concorrenza al Mac proprio nel momento in cui il Mac stava facendo la sua transizione dal vecchio macOS Classic a macOS X, un po' prima che questa cosa accadesse. Mi ricordo, mi pare che fosse Jean-Louis Gasset a capo di questa società che era B-Inc, ed era proprio un fuoriuscito di Apple, tra l'altro. E poi cosa è successo? Poi è successo che la macchina B-Box non ha avuto il successo sperato, hanno allora portato il sistema operativo che era per PowerPC soltanto anche sulle piattaforme x86 e pare che anche lì abbiano avuto problemi, diciamo, di natura politica, ma chi lo sa. È andata a finire comunque che B non ce l'ha fatta sopravvivere e il sistema operativo ha cambiato più volte mano nella sua versione commerciale, è diventato, se non sbaglio, ZOS, era finito forse in mano a Palm, adesso non mi ricordo. Comunque anche lì c'è stato lo stesso sprint che ha avuto il discorso Amiga con Aros. Lì ci sono stati degli utenti che hanno detto ci pensiamo noi, portiamo avanti noi il sistema operativo, lo riscriviamo da capo, esattamente come è stato fatto con Aros, ed è diventato AIQ. AIQ è praticamente l'erede spirituale del BIOS originale, insomma. E comunque rimane uno dei pochissimi esempi di sistema operativo non cugino neanche di Linux a girare su un PC, su un normale PC. Quindi non so, a te viene in mente qualcos'altro? Io credo che non ci siano altri sistemi operativi oltre a Icaros a questo punto che non fanno parte di queste famiglie ma che sono installabili e In funzionanti. realtà c'è uno stuolo di sistemi operativi in diversi gradi di sviluppo che girano nativamente su PC, ma c'è un grosso problema. Anche loro devono convivere con l'evoluzione rapidissima di questa piattaforma che non è minimamente agevole per un sistema che ha 2, 3, 4
10 sviluppatori, cioè non si può pensare di stare al passo con i grandi di questo settore, perché è richiesta una forza lavoro immane per poterlo fare e anche un discorso di fondi non indifferente. Voglio dire, Linux, che ha avuto la grande fortuna anche di essere uno dei primi a essere considerato un'alternativa a Windows, si è evoluto così rapidamente perché tante aziende hanno ritrovato una grande utilità nel suo utilizzo e quindi hanno finanziato lo sviluppo, hanno messo a disposizione i programmatori, hanno collaborato attivamente e fattivamente allo sviluppo del sistema. E naturalmente oggi tante aziende, quando rilasciano i driver, li rilasciano anche per Linux o comunque passano agli sviluppatori di Linux le specifiche necessarie per la realizzazione dei driver. Questa cosa purtroppo noi non ce la sogniamo e basta, perché è davvero troppo overkill. Più che altro mi chiedevi quali fossero quindi le prospettive, giusto? Sì, sì. Le prospettive sono sconosciute, nel senso che io porto avanti questa distribuzione un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per sfida con me stesso da almeno 10 anni e in questi 10 anni ho alternato momenti di esaltazione a, lo posso dire, si può dire, a scazzo più totale. Lo dico proprio in maniera molto, molto sincera. E ovviamente questa cosa è dovuta al fatto che, essendo un progetto che è in mano a una community di persone, basta veramente poco. A volte salta su uno che dice: ah, ho realizzato questo, che può essere un programma molto, molto comodo, un nuovo browser, un driver, e sull'onda di quella cosa lì allora riparte in quarta lo sviluppo dell'intero sistema e nascono altre cose che io aggiungo man mano che arrivano a distribuzione e cerco anche in qualche modo di inserire in un contesto in modo da dar loro un senso. E questa cosa porta ovviamente a un momento, diciamo così, di euforia. Poi magari questo si esaurisce e per un anno il sistema rimane sostanzialmente uguale a se stesso. Io sono convinto che si potrà andare avanti tranquillamente così, però non bisogna avere aspettative. Questo è quanto. Nel frattempo nei commenti ci chiedono anche come si installa in versione hosted su Windows il sistema operativo. Guarda, c'è uno script che è proprio nella root di sistema, si chiama, aspetta adesso te lo vado un secondo a vedere, dovrebbe essere setup WinHosted se non sbaglio, perché io non mi ricordo tutto quanto, quindi abbi pazienza. Allora, questo qui. Così qualcuno magari già stasera se lo installa, aumentiamo la base di utenti. Non è male a aumentare la base di utenti, va sempre bene. Allora, eccolo qua. Si chiama setupwinhosted.cmd. Basta semplicemente lanciarlo e poi selezionare la directory e dirgli ok, installa, e lui va. Occhio, perché la versione Windows hosted di Icaros è molto basilare, ha molte limitazioni, non funziona la rete, non funziona l'audio, le risoluzioni a schermo sono poche, insomma è un po' una brutta bestia in realtà. Io preferisco notevolmente consigliare la versione Linux, che tra l'altro si installa nella stessa maniera, c'è uno script da lanciare e fine. Quella è veramente un'esperienza d'uso molto simile in realtà alla versione nativa, come avevo fatto vedere tra l'altro prima quando mostravo Firefox in esecuzione sotto Linux e via discorrendo. Sì, potrebbe essere anche un'occasione magari per dedicare un computer secondario, se magari si utilizza Windows sul computer di lavoro, all'utilizzo appunto di un sistema operativo diverso come Linux, per chi magari non è abituato a usarlo tutti i giorni, e intanto si è abituato a usare anche
un sistema Amiga-like, come diciamo prima, come Icaros. Beh, può anche essere un modo per fare la migrazione opposta, cioè se io sono abituato ad usare i sistemi Amiga, li conosco bene, ma non ho una grande dimestichezza con Linux, io una volta che installo Ubuntu, una volta che ho lanciato lo script, ho installato Icaros e lo lancio, a quel punto mi trovo con il sistema operativo Amiga che mi sta guardando e mi dice usami e quindi si può accedere alla parte Linux anche direttamente da Icaros. Per cui in pratica è come prendere due piccioni con una fava. Ti giro un'altra tecnica di Lorenzo che ci chiede per installarlo nativamente invece, lui evidentemente è un utente Linux perché ci chiede se bisogna fare il DD, cioè No. dare il comando DD verso una chiavetta e No, poi avviare dalla chiavetta. si fa l'avvio direttamente da CD-ROM e poi lo si installa sul disco fisso, su un disco fisso possibilmente vuoto e di non grandi dimensioni. Io consiglio mai di non andare mai oltre i 120 GB. Ok, tanto sì, non occupa molto spazio chiaramente, quindi No, non no, c'è bisogno. infatti non ha assolutamente senso dargli delle partizioni enormi, anche perché l'SFS gestisce partizioni al massimo da 120, per cui tocca ripartizionare un disco più grosso in più partizioni di questo tipo. Io consiglio sempre di utilizzare un computer vecchio con magari un disco, ma anche un SSD piccolo, e lì veramente si vede il sistema come può essere istantaneo. Cioè, installare Icaros Desktop su un SSD è una cosa che cambia davvero l'aspettativa. Uno non fa tempo a fare clic che il programma si avvia, cioè pazzesco. Questa è una cosa su cui io vado particolarmente orgoglioso e mi piace molto spingerla sta cosa. Tra l'altro, se in casa avete un vecchio netbook, uno di quei vecchi PC portatili piccolini che andavano di moda una decina d'anni fa e non ve ne fate niente, sappiate che soprattutto il modello Aspire A150, lo ZG5, insomma quel modello lì, la prima diciamo, famiglia di questi netbook è completamente supportata da AROS, per cui funziona tutto. Funziona la grafica accelerata, funziona la scheda di rete, funziona l'audio, funziona tutto quanto perfettamente. E vi assicuro che un netbook con Linux o con Windows XP fanno una certa figura. Se ci installate Icaros lo vedete volare. Ok, per quanto riguarda la Spire One, stavo leggendo adesso un commento sempre di Gianluca che diceva che ha avuto dei problemi, però non dice qual è la Spire One perché ce n'è più di uno di modelli, se non sbaglio. Dice che non andavano alcuni driver video, credo. Purtroppo la prima famiglia di netbook aveva la grafica GMA 450 che è perfettamente supportata da AROS. Invece i modelli successivi, quelli con gli ultimi processori Atom o comunque già con dei Celeron e via discorrendo, di solito hanno la GMA 950 o altri modelli di questo tipo e purtroppo quella non è supportata direttamente, vanno solo in modalità VESA. Allora probabilmente sarà quello il caso. E per chi volesse installarlo su una macchina che non ha il CD-ROM, può installarlo comunque da chiavetta. Allora, questo è un discorso un po' faticoso perché Aros non ha i driver che permettono di gestire la partenza da un ISO su USB, che è una condizione molto particolare. Per cui il trucco consiste nel usare una macchina virtuale con VMware o VirtualBox, installare Icaros su una chiavetta USB utilizzando questo sistema, lanciare uno script e in questo modo si ha una chiavetta di installazione che poi tu puoi andare a inserire su un computer fisico differente e far partire l'installazione da lì come se fosse sul CD-ROM. Ora, siccome è una cosa piuttosto fastidiosa da fare, me ne rendo perfettamente conto, vorrei anch'io potervi dire mettete la ISO su Rufus, su Unit Booting o qualcosa del genere, fatevi la chiavetta,
purtroppo non si può fare così, però nella sezione download del sito per la versione 2.3 ho creato una immagine buttabile da chiavetta USB che si può tranquillamente ripristinare con DD, basta avere l'accortezza di indicare BS uguale 512, c'è scritto tutto comunque sulla pagina del download. Ok, benissimo, benissimo. Allora, credo che abbiamo risposto alle domande tecniche che c'erano in attesa. E PC degli Asus, vogliamo dire ancora qualcosa? Sei esperienza? E PC di Asus sono perfettamente supportati. Ok, bene, perché ce lo faceva presente Luco, si chiama Luco. Ciao Luco, grazie per avercelo segnalato. E PC 900 dice. Quindi sono Sì, perfettamente e supportati, sono PC anche molto 900 sono diffusi, perfetti. quindi c'è stato, mi ricordo, un periodo storico qualche anno fa in cui erano molto diffusi gli PC di Asus, quindi ce ne devono essere ancora molti in giro che Ma possono io essere stesso riciclati. ho un netbook che è una Spire One A150 della Acer, che è l'equivalente di Acer delle PC di Asus fondamentalmente. L'hardware è praticamente lo stesso. E lì io ci ho installato sopra Icaros, togliendo ormai praticamente qualunque altra cosa, perché ormai è diventato impossibile usare quegli affari con i sistemi operativi mainstream, e lì effettivamente funziona bene. Cioè, ovviamente la velocità non sarà elevatissima, però un gioco per Amiga sotto UAE funziona egregiamente. Voglio dire, comunque ci si riesce a navigare, comunque ci si riesce a lavoricchiare, anche se lo schermo ovviamente non è di dimensioni favolose, però vabbè, basta collegarlo a uno schermo esterno e le risoluzioni aumentano. Quindi in realtà la scappatoia c'è sempre. Ehm, sì, c'è Gianluca che dice, chiedi se hai intenzione di fare una versione ARM. Questo è il classico caso. So bene che quando uno fa una cosa poi gli chiedono l'altra, no? Quindi La anche io me lo versione sono chiesto, ARM. devo dire. Allora, io ahimè non ho il tempo materiale di fare una versione ARM, anche se mi piacerebbe moltissimo. C'è una distribuzione di un carissimo amico che si chiama Pascal Papara e che funziona sotto ARM, che si chiama Aeros, e che è anche quella una versione hosted, cioè in pratica è una distribuzione di Linux che già contiene una distribuzione di AROS preinstallata e preconfigurata. Quindi fa un lavoro diciamo abbastanza specifico, mentre io invece cerco con Icaros di fare una roba adattabile a diverse distribuzioni. Questa è sostanzialmente la grossa differenza. Però ecco, lui ha fatto una versione per ARM e io, ahimè, consiglio a chi vuole provare a usare Aros su ARM di usare quello. Tra l'altro, Aros su ARM ha avuto una storia un po' altalenante, c'è stati momenti in cui girava, momenti in cui non girava, momenti in cui faceva il butta, momenti in cui non lo completava nemmeno. Adesso il buon Michael Schulz, che è uno degli sviluppatori storici di Aros, si è messo lì e sta facendo una cosa galattica per ARM, che consiste sostanzialmente in una versione per Aros con la stessa Endianes del Motorola 68K e con un emulatore integrato EMU68K destinato a fare sostanzialmente quello che fanno MorphOS, AmigaOS 4 con le applicazioni 68K, quindi il funzionamento è davvero trasparente. Ok, questo è molto interessante anche perché ci fa pensare ad Aros, un futuro, parlavamo di prospettive di Aros, davvero multipiattaforma, visto che sembra che sia questa la direzione in cui stanno andando gli altri sistemi operativi commerciali, quindi avere Aros disponibile per x86, ARM 68000 per chi vuole avventurarsi nell'installarlo su macchine classiche sarebbe molto interessante. Io comunque sarei abbastanza positivo nei confronti della versione 68.000, non la vedo limitata soltanto ad Amiga. Voglio rammentare
che il team dietro le schede acceleratrici Vampire sta lavorando su una propria versione di Aros che tira via tutta l'astrazione dell'hardware, tutte quelle cose che servono per farlo girare anche su altri sistemi, proprio allo scopo di renderlo veloce come l'Amiga OS originale. Così in questo modo loro potranno distribuire un sistema operativo perfettamente compatibile, autosufficiente con le loro schede, con i loro sistemi standalone e usare Aros 68K come normalmente si usa iOS 3.x su un'Amiga normale. Benissimo, allora mi sembra che abbiamo soddisfatto tutti i dubbi dei nostri ascoltatori. Coffin OS ci dice, adesso ormai ci mandano dei suggerimenti a due parole. Io non conosco Coffin, l'ho già sentito nominare, però non posso dire niente al riguardo. E nemmeno io a questo punto. Quindi. Ok, allora chiudiamo con questa parentesi di ignoranza, tra ignoranti non possiamo aiutarvi. No, nel senso che saprei cosa dire, ma preferisco evitare, nel senso che comunque è una distribuzione, a quanto ne so io, non troppo lecita, quindi meglio lasciare così. So che Apollo S, basato su Aros e su altri software e via discorrendo, sarà una roba del tutto lecita, del tutto legittima, del tutto tranquilla dal punto di vista legale. Non ci saranno porzioni di codice usato da altri sistemi operativi protetti da copyright. Lo stesso purtroppo non si può dire di Coffin OS. Ok, quindi glissiamo in questo senso. Io credo che possiamo concludere qui la nostra chiacchierata, che è stata interessante intanto per me, devo dire, e per anche i nostri ascoltatori, credo che hanno partecipato parecchio. Il tema non si conclude qui, nel senso che io vedo che gli aggiornamenti sul sito di Icaros, che seguo abbastanza spesso, sono altrettanto postati con una certa frequenza, quindi ho visto dei Cerco riferimenti di alla fare versione il alzata a possibile. 4K, alzata a 4 bit, ho visto vari aggiornamenti anche su Ostbridge negli ultimi tempi, quindi io consiglierei a tutti tanto di seguire spesso il sito, perché vedo che tanto in un inglese praticamente perfetto, mi sembra. Io non avevo capito subito che si trattava di una gestione italiana, perché sembra assolutamente anglosassone. Ti Però, ringrazio, non pensavo che il mio inglese fosse così buono. In no, probabilmente il realtà mio non è abbastanza buono da giudicare quello degli altri, però mi avventuro a farti ci complimenti sono un perché... sacco di errori, cioè tante volte rileggo dopo un po' di tempo e dico, ma porca miseria, cosa diavolo ho scritto qui? No, ma se mi vedesse la mia professoressa di inglese del liceo, probabilmente mi metterebbe un 3 direttamente sul monitor, lo scriverebbe. Lasciamo stare. Comunque sì, a parte la parentesi anglosassone, è sicuramente molto aggiornato ed merita di essere seguito anche per lo sforzo squisitamente appunto di passione, come diciamo prima, perché non c'è nessuno sbocco ad oggi commerciale, anche se in realtà, come diciamo prima, stiamo parlando di un sistema operativo completo e funzionante, seppur un po' forse scarso di driver per appunto la scarsità Diciamo di... che a calcioni funziona, via. Ecco, io uso sempre questa espressione quando si tratta di dire ma il livello di funzionamento di Icaros qual è? Funziona. A calcioni, sì. E comunque è un sistema operativo completo che sarebbe teoricamente utilizzabile, sviluppabile, e potrebbe diventare utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Ad oggi chiaramente non è pensabile, appunto per i motivi che abbiamo detto prima, per il supporto dell'hardware, eccetera, però che per chi è appassionato di Amiga è forse l'unica soluzione ad oggi, no? Perché per navigare sul web non è pensabile andare con un'Amiga, ad esempio 500 1200, con un browser che non supporta neanche il CSS, mentre con Aros e Icaros è possibile farlo alla fine. Sicuramente. Detto questo, io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, ringrazio chi ci ha fatto delle domande, spero di rivedere
Tanto Paolo Presto, già prima della trasmissione l'ho già preinvitato al nostro Moving Talk prossimamente, quindi sicuramente organizzeremo qualcosa del genere, magari per parlare E di... auguro anch'io di portarvi per l'occasione di portarvi qualche succosa novità e anticipazione. qualche anteprima esclusiva, benissimo. E magari in un'altra occasione potremo parlare più diffusamente del tuo passato, quindi abbiamo parlato di Game Machine, di Boba Byte, ci sono tante cose che possiamo ricordare con piacere. Quello volentieri perché le riviste occupano sempre il primo posto nel mio cuore quando si tratta di questo mondo, di quello che ho fatto e tutto il resto, cioè devo tutto alle riviste, quindi per me sono sempre qua. E anche nel cuore di tante persone che l'hanno lette in quegli anni, quindi sicuramente ci torneremo in un altro contesto, sempre sotto il cappello del Mupin che ci ospita stasera e che speriamo che ci ospiterà nei prossimi mesi. Va Eh, bene, ne approfitto per ringraziare anch'io il Mupin a questo punto per l'occasione splendida che tra l'altro mi ha dato, anche perché al di là della diretta, insomma, è stato bello anche interagire con le persone che hanno fatto domande e tutto il resto. Quindi ti ringrazio e a presto. a presto anche da parte mia, buona serata a tutti e a presto con la prossima puntata che non sappiamo quando ci sarà, ma ci sarà sia di Mupin Talk con Paolo e con Umani e Macchine prossimamente. Buona serata a tutti, buonanotte. Buonanotte.